Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un nuovo video pieno di gossip, curiosità e ovviamente un pizzico di dramma turco, come piace tanto a noi. Oggi andremo a sviscerare una storia che ha tenuto banco per anni nel mondo del gossip turco e che, a quanto pare, continua a far parlare di sé. Il presunto litigio tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Si vocifera che tra i due non corra buon sangue e che la loro collaborazione sul set di Kara Sevda sia stata tutt'altro che idilliaca. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Da dove nascono queste voci? E soprattutto, cosa c'entra il Portogallo in tutto questo caos? Preparatevi perché oggi vi svelerò tutto, o almeno, proverò a fare luce su questo mistero. Prima di iniziare però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanella per non perdervi neanche un video e supportatemi con un bel like. Ogni vostro commento è prezioso, quindi non esitate a farmi sapere cosa ne pensate di questo argomento e se avete altre curiosità sul mondo delle serie turche. Bene, direi che possiamo cominciare. La storia, come spesso accade in questi casi, è avvolta nel mistero e piena di supposizioni. Cerchiamo di ricostruirla partendo dalle basi. Burak Özçivit e Neslihan Atagul sono due attori turchi di grandissimo successo. Lui, famoso per la sua bellezza e il suo carisma, protagonista di serie come Il secolo magnifico e Kurulus, Osman . Lei, una delle attrici più talentuose della sua generazione, amata per la sua intensità e la sua capacità di interpretare ruoli complessi. Star di serie come Fatih Arbi e Sefirin KZ . Nel 2015, i due vengono scelti per interpretare i ruoli principali nella serie Kara Sevda , un dramma romantico che ha conquistato il pubblico turco e internazionale. La serie è stata un successo clamoroso, un vero e proprio fenomeno che ha consacrato Burak e Neslihan come due delle star più amate del paese. E qui, apparentemente, inizia il problema. Durante le riprese di Kara Sevda , iniziano a circolare voci di tensioni sul set tra i due protagonisti. Alcune fonti parlano di divergenze artistiche, altre di problemi di ego, altre ancora di una vera e propria antipatia reciproca. Le voci si fanno sempre più insistenti e alimentano un gossip che dura tattora. Si dice che Burak e Neslihan non si sopportassero, che evitassero di parlarsi fuori dal set e che la loro interazione si limitasse esclusivamente alle scene da girare. Addirittura, si vocifera che la moglie di Burak, Fariye Evcen, fosse gelosa dell'alchimia tra il marito e Neslihan e che questo avesse contribuito a creare ulteriori tensioni. Fariye, anche lei un'attrice molto famosa in Turchia, ha sempre negato queste voci, ma il gossip continua a circolare. E questo è un elemento cruciale da considerare. La presenza di Fariye, un'altra star del cinema turco, aggiunge una dimensione di competizione e gelosia che rende la situazione ancora più intricata. Immaginatevi la pressione. Due attori al top, un'alchimia irresistibile sullo schermo e una moglie, anche lei attrice, che osserva da vicino. Un cocktail esplosivo. Ma veniamo al punto cruciale. La frase Burak Özçivit svela senza Neslihan mai l'avrei fatto dal Portogallo. Questa frase, apparentemente sconnessa, è in realtà il cuore del mistero. Cerchiamo di analizzarla. Burak Özçivit svela senza Neslihan. Questa parte suggerisce che Burak ha rivelato qualcosa su Neslihan, qualcosa che implica che non avrebbe mai fatto qualcosa senza di lei. Ma cosa? Cosa potrebbe aver rivelato Burak che lo lega indissolubilmente a Neslihan? Potrebbe trattarsi di un segreto condiviso, di una confessione fatta in un momento di vulnerabilità, o addirittura di una decisione lavorativa importante presa di comune accordo. Le possibilità sono infinite e il mistero si infittisce. Mai l'avrei fatto dal Portogallo. Questa è la parte più enigmatica. Cosa c'entra il Portogallo? E cosa avrebbe dovuto fare Burak in Portogallo che non avrebbe mai fatto senza Neslihan? Questa frase è come un puzzle senza un pezzo fondamentale. Il Portogallo, un paese apparentemente lontano dal mondo delle soap opera turche, diventa improvvisamente il centro di un mistero che appassiona i fan di tutto il mondo. Qui le interpretazioni si sprecano. Alcuni sostengono che Burak avrebbe dovuto partecipare a un evento o a una manifestazione in Portogallo e che, a causa del litigio con Neslihan, ha rinunciato a farlo. Forse si trattava di un festival cinematografico, di una sfilata di moda o di una campagna pubblicitaria di un brand internazionale.
L'assenza di Burak, secondo questa teoria, sarebbe stata una conseguenza diretta del suo rapporto teso con Neslihan. Altri ipotizzano che i due avessero un progetto lavorativo insieme che prevedeva una tappa in Portogallo, progetto poi saltato a causa delle tensioni. Questa teoria è ancora più intrigante, perché suggerisce che Burak e Neslihan, nonostante le voci di dissapori, avessero in realtà un legame professionale molto forte. Forse stavano lavorando a un film, a una serie TV o a uno spot pubblicitario ambientato in Portogallo. La cancellazione del progetto, a causa del litigio, sarebbe stata una perdita enorme per entrambi. Ma la verità è che non ci sono prove concrete a supporto di nessuna di queste ipotesi. La frase "mai l'avrei fatto dal Portogallo" rimane un mistero, un tassello mancante che rende ancora più intrigante la storia. È come cercare di risolvere un'equazione con troppe variabili. Manca un elemento chiave per arrivare alla soluzione. Quindi, cosa sappiamo per certo? Sappiamo che Asterisco Cara Sevda Asterisco è stata un successo clamoroso. Sappiamo che durante le riprese sono circolate voci di tensioni tra Burak e Neslihan. Sappiamo che queste voci hanno alimentato un gossip che dura tuttora. E sappiamo che la frase Burak Oshivit svela senza Neslihan mai l'avrei fatto dal Portogallo aggiunge un ulteriore livello di mistero alla vicenda. Ma c'è di più. Possiamo analizzare il contesto in cui è emersa questa frase. Chi l'ha detta? In quale occasione? È stata pubblicata su un giornale, su un social media, o è stata semplicemente sussurrata tra le quinte di un set cinematografico? La fonte di questa frase è fondamentale per valutarne l'attendibilità. Se proviene da una fonte anonima e non verificabile, è lecito dubitarne. Se invece proviene da una persona vicina ai due attori, la sua credibilità aumenta notevolmente. Ma non sappiamo con certezza se Burak e Neslihan si siano davvero litigati. Non sappiamo se le voci di tensioni sul set fossero vere. E non sappiamo cosa c'entri il Portogallo in tutto questo. Questo è il cuore del problema. Le prove sono scarse e le interpretazioni sono molteplici. Ci troviamo di fronte a un mare di supposizioni e illazioni, senza una bussola per orientarci. Quindi, alla fine, ci troviamo di fronte a un classico caso di gossip alimentato da supposizioni e illazioni. Una storia intrigante, piena di mistero, che dimostra ancora una volta come il mondo dello spettacolo sia spesso più finzione che realtà. Il gossip è un'arma a doppio taglio. Può alimentare la fama di un personaggio, ma può anche distruggerne la reputazione. Nel caso di Burak e Neslihan, il gossip sul loro presunto litigio ha sicuramente contribuito ad accrescere la loro popolarità, ma ha anche creato un'ombra di mistero che li accompagna ancora oggi. E qui, cari amici, la storia si fa ancora più interessante. Perché, nonostante le voci di dissapori, Burak e Neslihan non hanno mai confermato pubblicamente di essere in cattivi rapporti. Anzi, in alcune occasioni, hanno rilasciato dichiarazioni che sembrano smentire le voci di litigio. Questo è un aspetto che complica ulteriormente la situazione. Se davvero ci fosse stato un litigio, perché negarlo? Forse per proteggere la loro immagine pubblica, per non alimentare il gossip, o semplicemente perché non volevano rendere pubblici i loro problemi personali. Burak, ad esempio, ha sempre elogiato il talento e la professionalità di Neslihan, definendola una partner ideale. Neslihan, da parte sua, ha sempre espresso ammirazione per il lavoro di Burak, sottolineando la sua capacità di interpretare ruoli complessi. Queste dichiarazioni, rilasciate in diverse interviste e occasioni pubbliche, sembrano andare in controtendenza rispetto alle voci di dissapori. Quindi, come interpretare queste dichiarazioni? Sono sincere? O si tratta semplicemente di una strategia per preservare la loro immagine pubblica? Anche qui, le opinioni divergono. Questo è il bello del gossip. Ognuno può interpretare i fatti a modo suo, basandosi sulle proprie convinzioni e sui propri pregiudizi. Alcuni sostengono che Burak e Neslihan siano professionisti seri e che, nonostante le eventuali tensioni, abbiano sempre messo il bene della serie al primo posto. Questa teoria è plausibile. Nel mondo dello spettacolo, è fondamentale saper separare la vita privata dal lavoro. Anche se ci sono tensioni personali, è importante mantenere un atteggiamento professionale sul set per garantire il successo del progetto. Altri, invece, ritengono che le loro dichiarazioni siano solo una facciata e che la verità sia ben diversa. Secondo questa teoria, Burak e Neslihan starebbero mentendo per proteggere la loro immagine pubblica. Forse le tensioni erano così forti che hanno deciso di negare tutto per evitare uno scandalo. In ogni caso, una cosa è certa:
Il mistero sul presunto litigio tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul continua a tenere banco nel mondo del gossip turco. E la frase Burak Özçivit svela senza Neslihan mai l'avrei fatto dal Portogallo rimane un enigma irrisolto che alimenta la curiosità dei fan. Questa frase è come un simbolo di un mistero irrisolto. Un promemoria costante di una storia che continua a far parlare di sé. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessio su questa intricata storia. So che non ho risolto il mistero, ma spero di avervi almeno dato una panoramica completa della vicenda. Il mio obiettivo non è quello di svelare la verità, ma di analizzare le diverse prospettive e di presentare i fatti in modo obiettivo. In conclusione, riassumiamo brevemente i punti principali. Abbiamo parlato del presunto litigio tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, nato durante le riprese di Kara Sevda. Abbiamo analizzato le voci di tensioni sul set e le possibili cause, tra cui la gelosia di Fahriye Evcen. Abbiamo cercato di decifrare il significato della frase Burak Özçivit svela senza Neslihan mai l'avrei fatto dal Portogallo, senza però riuscire a risolvere il mistero. Abbiamo visto come, nonostante le voci di dissapori, Burak e Neslihan non abbiano mai confermato pubblicamente di essere in cattivi rapporti. E abbiamo esplorato le diverse interpretazioni possibili, lasciando a voi la libertà di formare la vostra opinione. Spero che questo viaggio nel mondo del gossip turco vi sia piaciuto. Vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Il vostro supporto è fondamentale per me. Adesso tocca a voi. Lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia. Credete che Burak e Neslihan si siano davvero litigati? Cosa c'entra il Portogallo in tutto questo? Avete altre curiosità sul mondo delle serie turche? Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Un abbraccio virtuale a tutti. E ricordate, la verità è spesso più complicata di quanto sembri.